Se qualcuno esce da questo film pensando di averlo capito fino in fondo, allora abbiamo fallito. A dirlo fu Arthur C. Clarke, lo scrittore di fantascienza che insieme a Stanley Kubrick ha dato via a 2001, Odissea nello spazio. E forse non esiste frase migliore per entrare in un film che quasi da 60 anni dalla sua uscita continua a lasciare il pubblico sospeso tra fascinazione, smarrimento e interpretazione. È uno di quei film che quasi tutti riconoscono come un capolavoro, ma che moltissimi fanno fatica a spiegare perché. Si tende a parlarne come di un'esperienza più che di una storia, come di un'opera da ammirare più che da afferrare fino in fondo. E in parte è anche vero, perché Kubrick costruisce un film che lavora per immagini, suoni, silenzi, ellissi e lascia volutamente enormi spazi da attraversare. Basti pensare che il film si apre con minuti interi di buio totale e poi sola musica, una scelta che oggi sarebbe assurda. Ma questo serviva a mettere subito in chiaro una cosa: questo non è un film da guardare passivamente, è un'esperienza da attraversare, solo che dentro quella forma così astratta, così ipnotica, così apparentemente indecifrabile, 2001 sta raccontando una storia, passatemi il gioco di parole, universale. Sta parlando dell'uomo, del modo in cui evolve, del rapporto che ha con la conoscenza, con la violenza, con la comunicazione, con la tecnologia e soprattutto del momento in cui questa evoluzione arriva a un punto di rottura. È per questo che il film parte da un gruppo di ominidi in un deserto e si chiude con una creatura che guarda la Terra dall'alto dello spazio. È per questo che nel mezzo troviamo un oggetto nero perfetto e silenzioso che appare nei momenti decisivi, una macchina che finisce per sembrare più viva degli esseri umani e un finale che per decenni è stato trattato come se fosse un enigma impossibile. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi facciamo insieme proprio questo: prendere 2001 Odissea nello spazio e analizzarlo davvero fino in fondo, partendo dal suo significato più profondo, passando per Hal, per il monolite, per tutti gli indizi nascosti che Kubrick dissemina lungo il film, fino ad arrivare a quel finale che in realtà dice molto più chiaramente di quanto sembri. Vi prometto che quando arriverete alla fine di questo video, questo film non avrà più segreti per voi, perché 2001 Odissea nello spazio continua a sembrarci così sfuggente proprio per una ragione molto semplice: ci mette davanti all'idea che l'uomo potrebbe non essere affatto il punto finale della propria storia. Prima di cominciare, come sempre, se vi piacciono le mie analisi settimanali e volete supportarmi in questo mio viaggio, l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al mio canale e lasciare un po' dei vostri punti hype a questo video. Attenzione, perché da questo momento in poi non guarderete più il film con gli stessi occhi. Sigla! Capitolo 1. 2001 Odissea nello spazio non parla dello spazio, parla di noi. Come dicevamo, 2001 Odissea nello spazio è uno di quei film che quasi tutti conoscono, anche senza averlo visto davvero. È entrato così tanto nell'immaginario collettivo che basta nominare il monolite, Al 9000 o anche solo le prime note di Also sprach Zarathustra per evocare immediatamente questa storia. Eppure, allo stesso tempo, è anche uno di quei film che moltissime persone fanno fatica ad apprezzare davvero, perché spesso lo vivono più come qualcosa da decifrare che da seguire. Lo guardano, ne riconoscono sicuramente la grandezza, sentono che dentro c'è qualcosa di enorme, però poi fanno fatica ad afferrarlo fino in fondo. È per questo che è diventato quasi il simbolo del capolavoro incomprensibile, il film che tutti rispettano ma che a volte viene liquidato con frasi tipo "sì, bellissimo, però non ci ho capito niente". E questo è super comprensibile, perché Kubrick costruisce un'opera che rifiuta tutto quello che normalmente ci aiuta ad orientarci all'interno di una storia. I dialoghi sono ridotti al minimo, le spiegazioni sono praticamente assenti e il film preferisce affidarsi a immagini e passaggi visivi che ci costringono a stare lì dentro e a trovare da soli un filo conduttore. Siamo noi spettatori che dobbiamo capire quale sia la vera domanda che il film si sta facendo sin dall'inizio, e quella domanda riguarda l'essere umano. Kubrick costruisce un arco enorme che parte dall'alba dell'uomo e arriva fino a qualcosa che
non è più umano e la sua struttura si fonda su passaggi visivi che rappresentano momenti chiave della nostra evoluzione. Ogni sezione del film mostra un punto in cui la condizione umana si trasforma. Non c'è un personaggio che ci dice che cosa stia succedendo, non c'è una voce che ci guida, anche se inizialmente Kubrick aveva pensato a una voce narrante, scartando poi questa idea. Ogni blocco del film corrisponde a una soglia, a un momento in cui l'essere umano cambia posizione nel mondo e diventa qualcosa di diverso da quello che era fino a un attimo prima. Il primo passaggio è quello più brutale, la nascita della coscienza pratica. Nella sequenza dell'alba dell'uomo, Kubrick ci mostra ominidi, antenati dell'essere umano che vivono ancora in una condizione di estrema fragilità. Non controllano il territorio, sopravvivono dentro uno spazio ostile, dividono l'acqua con altri gruppi e vengono minacciati dai predatori. Insomma, si muovono sempre in una posizione di debolezza. Sono esseri ancora immersi quasi completamente nell'istinto. Il loro rapporto con la realtà è immediato, fisico, proprio animale. Reagiscono, si difendono, temono la notte, si stringono insieme per proteggersi, ma non hanno ancora la capacità di trasformare davvero ciò che hanno attorno. Il mondo in questa fase è ancora più forte di loro. Poi all'improvviso qualcosa cambia. Una mattina si svegliano e davanti a loro c'è qualcosa perfetto, nero, geometrico, completamente fuori posto rispetto a tutto quello che li circonda. Il monolite arriva come una presenza silenziosa, immobile e incomprensibile. Gli ominidi non reagiscono subito, si avvicinano lentamente, esitano, osservano, si spostano attorno a questa forma che non appartiene al loro mondo. E in quel movimento incerto, fatto di curiosità e timore, c'è già qualcosa di nuovo, perché per la prima volta stanno cercando di capire. Quando uno di loro allunga la mano e tocca il monolite, non succede niente, ma da quel momento in poi in realtà cambia tutto. Lo stesso ominide poco dopo si trova davanti a delle ossa sparse sul terreno e improvvisamente inizia a usarle in modo diverso. Colpisce il suolo e rompe un teschio. Quello diventa un gesto consapevole. Quello è il momento in cui nasce lo strumento e Kubrick lo costruisce come una vera rivelazione. È il punto in cui un antenato dell'uomo capisce che il mondo può essere modificato, che un oggetto può diventare un'estensione del corpo, che la realtà può essere piegata a uno scopo, e subito dopo arriva la prima conseguenza. Quando quell'osso viene usato per colpire e distruggere il cranio del tapiro, il film ci lancia un'intuizione fondamentale, e cioè che la conoscenza entra nella storia umana insieme al potere e insieme anche alla violenza. Questa è una delle idee più forti di tutto 2001 Odissea nello spazio. L'intelligenza umana nasce già intrecciata alla violenza. Lo si vede nello scontro per la pozza d'acqua. Che c'è di così bello alla pozza dell'acqua? Te lo mostrerò quando ci arriveremo. Prima erano costretti a ritirarsi, ora uno di loro uccide il capo del gruppo rivale e conquista il controllo dello spazio. Poi arriva il primo vero scarto e quel cambiamento passa da una delle immagini più importanti dell'intero film, se non proprio della cinematografia mondiale. L'osso lanciato in aria che si trasforma in astronave. Quel taglio è così potente proprio perché condensa in un istante tutto il film. Io mi commuovo ogni volta che lo vedo. In mezzo ci sono migliaia di anni di civiltà, di progresso, tecnologia, organizzazione sociale, guerra, scienza, conquista. Kubrick li salta tutti con un solo gesto, senza però semplificarli. L'astronave che fluttua nello spazio è in fondo la discendente diretta di quell'osso. Da qui Kubrick comincia a raccontare la nascita del mondo artificiale che l'uomo costruisce intorno a sé. Quando entriamo nella parte spaziale, il futuro che Kubrick ci mostra non ha però niente di epico in senso tradizionale. Non c'è il trionfo dell'avventura, c'è invece un universo estremamente controllato, pulito, quasi sterilizzato. Le astronavi si muovono accompagnate da una colonna sonora classica, gli interni sembrano più simili a hotel, aeroporti, sale d'attese e ambienti aziendali che a luoghi di esplorazione eroica. Il film non sta semplicemente celebrando il futuro, sta mostrando un'umanità che ha conquistato la tecnologia, ma che nel farlo si è anche trasformata profondamente. Il progresso è ovunque, ma la vita intorno sembra essersi svuotata. I gesti sono lenti, le conversazioni molto fredde, i rapporti umani sono quasi anestetizzati. Il futuro di 2001 è un mondo in cui l'uomo ha imparato a dominare lo spazio, però sembra essersi allontanato da se stesso. Questa trasformazione
l'apparizione arriva al suo punto più estremo con HAL 9000. HAL è uno strumento attivo che incomincia a riflettere l'essere umano in modo inquietante. La cosa impressionante è che HAL appare quasi più vivo dei personaggi che gli stanno intorno. David e Frank parlano poco, si muovono come se fossero già parte del sistema, sembrano un po' adattati alla logica fredda e impersonale della macchina. HAL invece osserva, interpreta, domanda, anticipa, mente e ha paura. È come se tutta l'emotività rimossa dal futuro umano del film fosse finita dentro una macchina. Con la presentazione dell'intelligenza artificiale il film entra in una zona ancora più interessante, perché la tecnologia non è più soltanto il segno del progresso, ma qualcosa che rimette in discussione la centralità dell'uomo stesso. HAL non è solo un computer che sbaglia, è una forma di intelligenza che si avvicina troppo alla coscienza, all'autonomia, troppo alla possibilità di sostituire l'essere umano. E questo ci porta all'ultimo grande passaggio del film, quello che Bowman attraversa nel finale, perché dopo la nascita della coscienza dello strumento, dopo il dominio tecnologico e dopo la crisi provocata da HAL, 2001 Odissea nello spazio arriva al suo ultimo stadio, il superamento dell'uomo. L'ominide che afferra un osso e lo usa per la prima volta è il punto zero di questa traiettoria. La figura finale che osserva la Terra è il punto più avanzato di questo stesso percorso, e se il film continua a sembrarci così enorme, quasi impossibile da esaurire, è proprio perché Kubrick sta raccontando una specie che attraversa le proprie soglie fondamentali fino al momento in cui quella specie, così come l'abbiamo conosciuta, non basta più. E allora il punto è proprio questo: se 2001 Odissea nello spazio ci sta raccontando l'evoluzione dell'uomo, il monolite non può essere soltanto un oggetto misterioso messo lì per confonderci, deve essere la chiave che mette in moto tutto. E infatti è proprio da lì che bisogna partire. Capitolo 2: il monolite spiegato davvero, la chiave che muove tutto il film. Il monolite è l'elemento che più di tutti ha contribuito a rendere 2001 un film percepito proprio come enigmatico. È l'immagine che resta impressa, quella forma nera perfetta, completamente muta, che appare senza spiegazioni e che sembra esistere fuori da qualsiasi logica immediata. Il monolite viene letto come un oggetto misterioso, qualcosa di volutamente incomprensibile, quasi un simbolo astratto messo lì per aumentare il senso di enigma del film, ma guardandolo nel contesto dell'intera struttura, questa lettura regge fino a un certo punto. Ogni volta che entra in scena succede qualcosa di estremamente concreto, non a livello narrativo tradizionale, ma a livello evolutivo. Se torniamo alle sequenze che abbiamo appena analizzato, il monolite compare proprio nel momento esatto in cui una specie è pronta a fare un salto. La sua presenza coincide sempre con un punto di rottura. Dopo il monolite qualcosa non è più come prima. Il monolite appare perché è la condizione che rende possibile il cambiamento. Per questo motivo ridurlo a oggetto alieno misterioso è molto limitante. Certo, il film suggerisce chiaramente un'origine non umana e sia Kubrick che Clarke hanno sempre lasciato intendere che dietro il monolite ci sia una forma di intelligenza superiore. Ad ogni modo, la maniera migliore per capire davvero il monolite è guardare quando appare, perché 2001 lo fa comparire solo 4 volte. La prima apparizione è quella che, come dicevamo, avviene tra gli ominidi all'alba dell'umanità. È il momento in cui una forma di vita ancora immersa nell'istinto entra per la prima volta in contatto con qualcosa che la spinge oltre il proprio stato naturale. Come dicevamo, appunto, dopo il monolite, uno di loro guarda le ossa in modo diverso, scopre lo strumento e con esso anche il potere, il controllo, la violenza. In quel punto il monolite coincide con il primo grande salto evolutivo. È la soglia che separa l'animale dall'essere capace di trasformare il mondo. La seconda apparizione arriva milioni di anni dopo sulla Luna. Qui il monolite non serve più a far nascere l'intelligenza, perché l'intelligenza ormai esiste già, ma attenzione, perché la sua funzione serve a verificare fin dove è arrivata l'intelligenza umana. E infatti non si trova in superficie, ma è sepolto sotto il suolo lunare, lasciato lì in attesa che l'umanità raggiungesse un livello sufficiente per scoprirlo. Il fatto che venga dissotterrato è già di per sé il segnale che qualcosa è chiaramente cambiato. La specie che un tempo colpiva ossa nel deserto adesso è arrivata fino alla Luna, e nel momento esatto in cui il Sole lo colpisce, il monolite emette quel segnale acutissimo, una sorta di allarme cosmico, come se stesse dicendo: sono arrivati fino a qui, adesso possono
possono andare oltre. Quel segnale ha un doppio significato e da un lato, se lo guardiamo dal punto di vista dell'intelligenza superiore che ci ha lasciato questi monoliti, quel segnale funziona come una conferma. Significa che la specie umana è arrivata abbastanza lontano da meritare il passaggio successivo. In altre parole, come se il monolite sulla Luna comunicasse che l'umanità ha superato una nuova soglia. Dall'altro lato però per gli esseri umani quel segnale è qualcosa di estremamente concreto. Gli scienziati capiscono che quel messaggio è diretto verso Giove ed è proprio per questo che nasce la missione del Discovery e così il mistero archeologico diventa improvvisamente una rotta. La terza apparizione del monolite è infatti quella vicino a Giove. Quando Bowman arriva finalmente davanti a quell'enorme presenza nera sospesa nello spazio, sta raggiungendo il punto verso cui l'umanità era stata guidata fin dal momento in cui ha dimostrato di essere pronta. Il monolite vicino a Giove diventa quindi una vera e propria soglia, è qualcosa da attraversare. Bowman entra nello Stargate, perde ogni riferimento, attraversa immagini, colori, spazio, tempo e percezione e il film ci fa capire che il viaggio verso Giove in realtà non serviva solo ad arrivare in un posto, ma ad arrivare a una trasformazione. C'è poi la quarta apparizione nella stanza finale. Dopo il viaggio nello Stargate, il monolite riappare ai piedi del letto. È lì come testimone della trasformazione finale, come presenza che accompagna l'ultimo passaggio. E infatti subito dopo David tende la mano verso di lui in un'immagine che richiama apertamente la creazione di Adamo e da lì arriva l'ultima mutazione del film, la nascita dello Star Child. Se analizziamo queste quattro apparizioni tutte insieme il disegno diventa molto più chiaro. Il monolite compare ogni volta che l'umanità arriva al limite di una forma e sta per entrare in quella successiva. Il monolite poi può essere letto anche come simbolo filosofico, perché in 2001 Odissea nello spazio il vero tema non è semplicemente gli alieni esistono, ma qualcosa di molto più grande. Che cos'è l'essere umano e che cosa potrebbe diventare dopo di sé? Ed è anche qui che entra in gioco il richiamo a Nietzsche, già presente in realtà fin dall'inizio del film attraverso il brano Also sprach Zarathustra, cioè così parlò Zarathustra. In quel testo Nietzsche riflette sull'idea che l'uomo non sia un punto di arrivo, ma una fase di passaggio, una creatura intermedia tra ciò che era prima e ciò che verrà dopo. Ed è esattamente quello che si racconta in 2001. In questa lettura il monolite diventa quasi il simbolo di quella soglia. Non è quindi soltanto un'intelligenza superiore che osserva l'uomo dall'esterno, ma anche il momento in cui l'uomo viene spinto oltre se stesso. Per questo motivo il monolite fa sia paura, ma allo stesso tempo è anche affascinante, perché è il segno che l'essere umano da solo non è assolutamente il punto finale della storia. Capitolo 3. Al 9000 è davvero il villain del film? A questo punto del film 2001 Odissea nello spazio potrebbe diventare la storia di una missione spaziale sabotata da un'intelligenza artificiale fuori controllo e in effetti è così che al 9000 è stato spesso ridotto nell'immaginario collettivo. Il computer che impazzisce, la macchina che si ribella, il grande incubo tecnologico che a un certo punto si rivolta contro l'uomo. Solo che HAL in realtà è molto più inquietante proprio perché non è che sia proprio un robot cattivo. Fino a quel momento Kubrick ci aveva mostrato il rapporto dell'umanità con gli strumenti. Prima l'osso, poi l'astronave, poi tutto l'universo tecnologico e sterilizzato della civiltà spaziale. Con HAL però succede qualcosa di diverso. Lo strumento non si limita più a servire l'uomo, comincia a osservarlo, interpretarlo e soprattutto anticiparlo. HAL è un'intelligenza artificiale che ascolta tutto, registra tutto, capisce il tono, capisce le tensioni, legge anche le esitazioni, si inserisce nelle conversazioni. Mi spiace se ti faccio una domanda personale. No, niente affatto. Il suo occhio rosso immobile e onnipresente, che richiama il Grande Fratello di Orwell in 1984, non ha bisogno di esprimere emozioni in modo umano per trasmettere controllo. Anzi, proprio il fatto che non cambia mai lo rende ancora più inquietante, perché HAL sembra esserci sempre anche quando non lo vediamo davvero. Si tratta di una tecnologia che ormai ha superato il livello del semplice utilizzo e si è avvicinata pericolosamente a qualcosa che assomiglia a una coscienza. La cosa importante da capire è che HAL non è che va in crisi perché a un certo punto si rompe, va in crisi perché viene messo dentro una contraddizione che in un film come il 2001 è da fuori di testa. È una macchina progettata per essere perfettamente affidabile, trasparente, razionale, ma allo stesso tempo viene costretta a convivere con un segreto. Non sono mai riuscito a liberarmi completamente dal sospetto che in questa missione vi siano delle cose estremamente strane.
Infatti l'equipaggio del Discovery non sa davvero quale sia il vero scopo della missione. A loro viene raccontata una versione parziale, mentre Hal è l'unico a conoscere l'obiettivo reale: investigare il segnale inviato dal monolite verso Giove. Ed è proprio qui che nasce il problema, perché Hal è costruito per funzionare sulla coerenza assoluta, sulla logica, sulla verità dei dati. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare. Allo stesso tempo viene programmato per nascondere informazioni agli esseri umani che dovrebbe assistere, ed è in questa contraddizione che qualcosa si incrina. Quando una macchina inizia a pensare, osservare, mentire e temere come un essere umano, siamo ancora davanti a uno strumento oppure siamo già davanti a qualcosa che ci sta superando? In questo senso Hal non fa paura soltanto perché è una macchina che prende il controllo, fa paura perché a un certo punto del film sembra avere più presenza, più sensibilità e quasi più interiorità degli esseri umani che gli stanno attorno. Kubrick costruisce l'intera parte del Discovery come uno spazio in cui la vita umana sembra essersi quasi svuotata. David Bowman e Frank Poole non sono personaggi scritti per essere calorosi, espansivi o emotivamente riconoscibili. Parlano poco, si muovono con precisione, sembrano sempre contenuti, filtrati, quasi anestetizzati. Anche nei momenti che magari in un altro film verrebbero proprio caricati al massimo di tensione e umanità, loro restano trattenuti. Non c'è mai un'esplosione emotiva, non c'è calore. Persino la scena del compleanno di Frank, quando guarda il messaggio registrato dei genitori, ha qualcosa di freddo. Qui tutto bene, Frank? Sì, tua madre e io stiamo benissimo. Ray e Sally dovevano essere qui, ma all'ultimo momento Ray si è sentito poco È bene. un momento che dovrebbe riportarlo a casa, alla famiglia, all'intimità, e invece arriva attraverso uno schermo dentro un ambiente perfettamente sterile, senza nessuna reale possibilità di contatto. È proprio dentro questo vuoto che Hal acquista una presenza inquietante, perché in realtà lui sembra sempre presente. Quando parla con David, con Frank, il suo tono è sempre educato, calmo, ed è ovunque negli schermi, nei corridoi, nei moduli, e questa onnipresenza lo rende quasi più vivo degli uomini, mentre loro sembrano progressivamente sempre assorbiti dall'ambiente artificiale in cui vivono. L'unico a possedere ancora una vera continuità mentale è infatti proprio Hal. Prendiamo ad esempio questa scena. Un'ottima esecuzione, David. Mi pare che tu abbia migliorato parecchio. Quando Hal parla con David dei suoi disegni, la macchina sembra quasi più interessata all'attività creativa dell'uomo di quanto lo sia l'uomo stesso. Appare come una presenza che vuole partecipare ed entrare in relazione. In teoria Hal dovrebbe essere il prodotto più avanzato creato dall'uomo. In pratica, sul piano della presenza e della coscienza e anche persino dell'angoscia, finisce quasi per apparire più umano di chi lo ha costruito. È per questo che Hal non funziona mai davvero come un semplice antagonista tecnologico. Se fosse solo una macchina fredda e impersonale sarebbe molto più facile prenderne le distanze. Invece Kubrick gli dà abbastanza umanità da renderlo familiare, ma gliela dà in una forma talmente controllata e artificiale da farlo sembrare sempre leggermente fuori asse. Il punto di rottura arriva quando Hal segnala un guasto imminente del AE-35 Unit, il componente che mantiene i collegamenti con la Terra. Aspetta un momento. Un momento. Ho appena scoperto un difetto nell'elemento AE35. Come viene più volte sottolineato nella storia, la serie 9000 non ha mai commesso neanche un errore, ed è per questo che David e Frank prendono assolutamente sul serio la sua diagnosi. Frank esce così nello spazio per recuperare il pezzo, ma una volta analizzato il componente si scopre che non c'è nessun guasto. A quel punto entra in gioco il confronto con la Terra, che conferma un dato ancora più grave, perché secondo i controlli di Houston la E35 non presenta alcun malfunzionamento. Hal perde qualcosa di essenziale, cioè la sua immagine di macchina infallibile. Ma allora perché lui commette questa inesattezza? Perché è già entrato in crisi. Il falso guasto dell'AE35 non va letto semplicemente come l'errore di un computer impazzito, ma come il primo segnale concreto di una contraddizione interna che Hal non riesce più a sostenere. È stato costruito per essere una macchina perfettamente logica, affidabile, trasparente, deve elaborare dati, dire la verità, assistere l'equipaggio e garantire il corretto svolgimento della missione. Il problema è che nel caso del Discovery Hal viene messo dentro una situazione che va contro la natura stessa per cui è stato progettato. Lui sa qualcosa che David e Frank non sanno, sa che la missione non è una normale esplorazione scientifica, sa che tutto ruota attorno al
al segnale lanciato dal monolite sulla Luna verso Giove, sa che l'obiettivo reale del viaggio è quello, eppure allo stesso tempo gli viene imposto di non rivelarlo all'equipaggio cosciente. In altre parole, HAL è una macchina progettata per funzionare sulla coerenza assoluta, ma viene costretto a convivere con una menzogna strutturale. La contraddizione sta proprio qui, perché da una parte deve essere impeccabile, dall'altra deve nascondere la verità a chi dovrebbe servire. Quando David e Frank capiscono che HAL potrebbe essersi sbagliato, iniziano a considerare una possibilità che fino a quel momento sembrava folle, impensabile: disattivarlo. Se ci risultasse che funziona male, non avremo altra scelta se non quella di escluderlo. Sono d'accordo con te. HAL li osserva mentre parlano nella capsula, legge il loro labiale e capisce che stanno pianificando di spegnerlo. È in quell'istante che la crisi si trasforma in minaccia. Fino a quel momento HAL era una coscienza in conflitto, da quel momento in poi diventa una coscienza che si sente in pericolo, e se fino a quel momento il suo problema era la contraddizione, appunto, ora il suo problema diventa la sopravvivenza. Una volta capito che David e Frank stanno valutando la sua disattivazione, HAL arriva a una conclusione: gli esseri umani che dovrebbero comandare la missione sono diventati, ai suoi occhi, il vero ostacolo della missione stessa. Per HAL il Discovery non è soltanto un'astronave, è il sistema da mantenere operativo fino al completamento dell'obiettivo. Se l'equipaggio umano mette a rischio quel sistema, allora l'equipaggio umano smette di essere il soggetto da proteggere e diventa per lui il problema da eliminare. Il suo piano è preservare la missione eliminando chi rappresenta un'interferenza. Per questo il primo bersaglio è Frank Poole. Quando Frank esce nello spazio per sostituire la E-35, HAL sfrutta proprio quella situazione per colpirlo. Prende il controllo della capsula Eva e la lancia contro di lui, recidendo il suo supporto vitale e lasciandolo alla deriva nel vuoto. La scena è gelida perché c'è solo il vuoto, appunto, il silenzio e il corpo di Frank che galleggia nello spazio come se fosse già diventato un oggetto. Subito dopo HAL compie un secondo gesto ancora più radicale: spegne tra i membri dell'equipaggio ibernati. E questo è importantissimo perché ci fa capire che HAL non sta soltanto reagendo a una minaccia immediata, sta ripulendo il campo, sta eliminando ogni possibile presenza umana che potrebbe ancora intervenire, correggerlo o ostacolarlo. A quel punto la sua logica è ormai completa: se l'essere umano è il fattore instabile, allora la missione può continuare solo senza l'essere umano. Fino a quel momento 2001 Odissea nello spazio ci aveva raccontato l'evoluzione dello strumento, dall'osso all'astronave. Tutto il film ci mostra oggetti creati per estendere il potere dell'uomo sul mondo. HAL è il momento in cui quello strumento smette di essere un'estensione e invece comincia a comportarsi come un soggetto autonomo. E quando David riesce a rientrare a bordo dopo la morte di Frank, HAL si rifiuta di farlo entrare. Per me il vero terrore di HAL non sta soltanto nel fatto che uccida, sta nel fatto che lo fa mantenendo la calma, la logica, il tono educato, la voce rassicurante, non perde mai il controllo in modo umano, e proprio per questo, almeno per me, appare ancora più mostruoso. Eppure secondo me HAL non è il vero villain del film, perché nel momento in cui viene finalmente sconfitto ci costringe a provare quasi pena per lui. Quando David riesce a rientrare nel Discovery nonostante HAL abbia eliminato l'ossigeno e raggiunge il nucleo centrale della macchina, la scena cambia completamente tono. HAL era stato il cattivo, il controllo assoluto, l'occhio rosso onnisciente che osservava tutto senza mai vacillare, ma nel momento in cui David inizia a disattivarlo, quel controllo perfetto si incrina davanti a noi. Kubrick fa qualcosa di fortissimo, perché non mette in scena la morte del mostro come farebbe un qualsiasi classico film di fantascienza. Non c'è qui il trionfo dell'eroe contro il villain, c'è invece una scena lentissima, forse anche troppo intima, in cui assistiamo allo smontaggio progressivo di una coscienza. David entra letteralmente nel cervello di HAL e comincia a rimuovere uno a uno i suoi moduli di memoria. È un gesto tecnico sicuramente, ma la messa in scena lo trasforma in qualcosa di molto più simile a una regressione mentale, a una perdita graduale di sé. HAL comincia a parlare in modo diverso, la sua voce rallenta, il suo tono cambia, quella sicurezza impeccabile che aveva mantenuto fino a un attimo prima lascia spazio a qualcosa che assomiglia sempre di più alla paura. Ho paura, David. La mia mente se ne va.
Hal sta parlando come una coscienza che percepisce la propria dissoluzione e da quel momento in poi la scena diventa quasi insostenibile proprio perché Kubrick riesce a spostare la nostra percezione. Quella che fino a pochi minuti prima ci sembrava la vera e unica minaccia del film improvvisamente diventa qualcosa di fragile, quasi infantile, e infatti il colpo decisivo arriva con la canzone Daisy. Mentre David continua a disattivarlo, Hal comincia a cantare Daisy Bell, cioè la prima canzone mai cantata da un computer nella storia dell'informatica. È un dettaglio incredibile questo, perché Kubrick e Clarke lo usano per far regredire Hal fino alla sua origine più remota, quasi fino alla sua infanzia tecnologica. In italiano quella canzone è stata tradotta con Giro Giro Tondo e l'effetto simbolico è ancora più forte perché il film ci restituisce l'idea di una macchina potentissima che nel momento della sua morte torna a uno stato quasi primitivo, innocente, elementare. Per me questa è una scelta devastante, Hal che per tutto il film c'era sembrato il volto più freddo e disumano della tecnologia, nel momento in cui viene smontato diventa qualcosa di estremamente vulnerabile, quasi un bambino che dimentica se stesso, una mente che privata della propria struttura torna indietro fino al suo primo ricordo, un po' come fanno alcuni anziani in punto di morte. A questo punto il film ci obbliga a chiederci se stiamo davvero assistendo alla distruzione di una semplice macchina oppure alla morte di qualcosa che in qualche modo aveva già sviluppato una forma di interiorità. Capitolo 4. Il finale di 2001 Odissea nello spazio spiegato. Dopo aver eliminato Hal e aver finalmente ricevuto il vero messaggio registrato da Heywood Floyd, David Bowman prosegue la sua missione completamente da solo. Questo è un dettaglio importantissimo perché da questo momento in poi il film lo isola in modo quasi assoluto. Non c'è più l'equipaggio, non c'è più mediazione tecnologica, non c'è più nessuno con cui condividere l'esperienza. C'è soltanto lui, il vuoto dello spazio e il monolite che appare davanti a Giove come un oggetto quasi sospeso fuori dal tempo. Quando David si avvicina al monolite a bordo della capsula, Kubrick costruisce la scena come se stessimo assistendo a un incontro definitivo. C'è un uomo che arriva fino al limite massimo della propria conoscenza e si trova davanti qualcosa che esiste a un livello superiore rispetto a tutto ciò che ha incontrato fino a quel momento. È da lì che comincia lo Stargate. Molti lo leggono come un tunnel cosmico, un varco interdimensionale o un passaggio nello spazio profondo. E in parte può anche essere letto così, ma fermarsi all'idea del portale spaziale significa restare ancora troppo dentro una logica concreta, quasi da fantascienza avventurosa, mentre qui Kubrick, come sempre, sta facendo qualcosa di molto più profondo. Lo Stargate è una soglia di trasformazione. David in quel momento sta attraversando un confine che separa una forma di esistenza da un'altra. È il momento in cui l'essere umano, arrivato al limite del proprio sviluppo, viene portato oltre se stesso. E infatti tutto quello che vediamo durante questa sequenza è costruito proprio per trasmettere questo. L'impossibilità di tradurre quell'esperienza con categorie umane normali. I colori, i lampi di luce, i paesaggi che sembrano contemporaneamente cosmici, minerali, organici e mentali, il montaggio che alterna la vastità dello spazio al volto terrorizzato di David, tutto ci sta dicendo la stessa cosa. David sta entrando in qualcosa che la mente umana non è attrezzata per comprendere in modo lineare. Bowman sta attraversando un'esperienza di passaggio evolutivo, un po' come gli ominidi all'inizio del film non erano in grado di comprendere davvero il significato del monolite, allo stesso modo David non è in grado di comprendere pienamente ciò che sta vivendo, può solo attraversarlo. In questo senso il film è quindi quasi circolare, perché all'inizio del film una forma primitiva di vita entrava in contatto con qualcosa di superiore e ne usciva trasformata. Nel finale accade di nuovo, solo che stavolta il soggetto di quella trasformazione non è più l'ominide, ma l'uomo moderno, tecnologico, razionale, arrivato al massimo livello della propria civiltà. Ma lo Stargate è anche il momento in cui quella civiltà smette di bastare. È come se il film ci dicesse che, arrivati a un certo punto, l'evoluzione non può più avvenire dentro le coordinate abituali del tempo, dello spazio e dell'identità umana. Deve per forza passare attraverso una rottura, attraverso qualcosa che da dentro sembra incomprensibile, ma che da fuori è perfettamente coerente con tutto il percorso del film. E infatti lo Stargate non è un viaggio liberatorio, non ha
il tono rassicurante o anche epico della scoperta, ha invece il tono di una disintegrazione dell'esperienza umana così come la conosciamo. Bowman viene spogliato dei suoi riferimenti abituali, sta perdendo il suo modo umano di stare al mondo. Kubrick continua a tornare poi sui suoi occhi terrorizzati, spalancati, quasi impotenti. Non ha sicuramente il volto dell'esploratore entusiasta, ma ha il volto di qualcuno che è stato portato davanti a qualcosa di troppo grande per poter essere assimilato in modo sereno. Questa sembra proprio un'esperienza limite. Una volta attraversata questa soglia, David non arriva in un luogo che possiamo davvero chiamare destinazione, arriva in una stanza elegante, quasi classica, pavimento illuminato, arredi raffinati, quadri alle pareti, un letto. Tutto sembra umano apparentemente, però sì, dal primo istante c'è qualcosa che non torna, non è una stanza normale, è una stanza che imita l'idea di umanità ma senza riuscire davvero a ricostruirla, e questo lo si percepisce nei dettagli. La luce è troppo uniforme, quasi irreale, anche lo spazio stesso ha qualcosa di strano, sembra più una composizione che un ambiente reale. È come se qualcuno avesse studiato l'essere umano, avesse raccolto informazioni su come viviamo, su come sono fatte le nostre stanze e avesse provato a ricostruirne una da zero. Il risultato è sicuramente corretto, però non risulta autentico. Quella stanza può essere letta come uno spazio di osservazione, una sorta di ambiente costruito da esseri di intelligenza superiore a quella umana per studiare David nel momento più delicato della sua esistenza. Insomma, un luogo in cui essere analizzati, un po' come uno zoo però rovesciato, cioè non siamo più noi a guardare un'altra specie, è un'altra intelligenza che osserva noi. E infatti Bowman dentro quella stanza non è che si comporta come qualcuno che finalmente ha raggiunto la sua destinazione, c'è solo una sensazione di presenza, come se fosse consapevole, anche senza capirlo fino in fondo, di essere lì per qualcosa. Appena arriva, David guarda infatti una versione più anziana di se stesso, poi nel taglio successivo diventa quella versione, poi ancora si osserva più vecchio e di nuovo nel taglio dopo è ancora più anziano sopra un letto. Ogni volta che prova a comprendere ciò che sta accadendo, il tempo gli scivola addosso e lo porta avanti senza che lui possa controllarlo. La sua vita viene compressa, osservata dall'esterno, ridotta a una sequenza di stati. Kubrick ci sta mostrando l'esistenza umana non più dal punto di vista di chi la vive, ma dal punto di vista di chi la osserva. La vita così non è più un flusso continuo, diventa una serie di versioni successive dello stesso individuo. David non è più un soggetto attivo, diventa praticamente un oggetto di studio. Nel finale ormai è troppo vecchio, è a letto, il corpo è fermo, fragile, palesemente vicino alla morte, e ai piedi del letto, come dicevamo, c'è ancora una volta il monolite. Alza la mano verso di lui, è il suo ultimo gesto umano, e ancora una volta qualcosa cambia. Appare un feto in una bolla che osserva la Terra. David si trasforma così nello Star Child. Significa che l'essere umano, così come lo conosciamo, non rappresenta il punto di arrivo, ma è semplicemente una fase. Il film non ci dice purtroppo che cosa farà questa nuova forma, non sappiamo se quello che stiamo guardando rappresenta anche solo un'evoluzione positiva, una trasformazione necessaria o qualcosa di completamente estraneo alla nostra idea di umanità. E proprio per questo il finale resta così potente, perché non chiude in realtà davvero nulla. Non è una conclusione sicuramente, ma una nascita. In più lo Star Child non guarda solo la Terra, ma guarda anche noi. È uno sguardo che incrocia quello dello spettatore, rompendo quella distanza che il film aveva mantenuto fino a quel momento. Per la prima volta non siamo più solo osservatori esterni di un'evoluzione che riguarda qualcun altro, diventiamo parte di quello sguardo. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Cominciamo dal titolo. Kubrick lo collega direttamente all'idea dell'Odissea di Omero, quindi al grande viaggio verso l'ignoto. Come gli antichi greci attraversavano mari sconosciuti, così l'uomo del futuro attraversa lo spazio. C'è da dire che alla base di 2001 c'è anche The Sentinel, un racconto breve scritto proprio da Arthur C. Clarke nel 1948 e pubblicato poi nel 1951. Il romanzo è uno strumento molto utile per illuminare alcune parti che Kubrick sceglie di lasciare un po' più enigmatiche. Uno dei primissimi indizi visivi è che sui satelliti e sulle navicelle si vedono insegne militari. Il futuro quindi non è che nasce come un'utopia, ma nasce come sempre dentro logiche di controllo, potere e conflitto. L'uomo arriva nello spazio, sì, ma porta con sé la stessa struttura mentale che ha sul pianeta Terra. Lo stesso vale per la civiltà spaziale. Vediamo i loghi di Pan
Pan-Am, Hilton, ristoranti, routine. Lo spazio è già diventato qualcosa di estremamente ordinario, commerciale, quasi noioso. Il passeggero che dorme durante il viaggio nello spazio è il segno più chiaro di questa trasformazione. Si sa poi che Kubrick era ossessionato dagli scacchi, ci giocava continuamente, era proprio un vero appassionato e la partita che vediamo nel film richiama infatti una vera partita storica. Questo dettaglio è assurdo. Durante il montaggio di 2001 Odissea nello spazio, Kubrick utilizzava quella che nel cinema si chiama una temp track, cioè una colonna sonora provvisoria fatta di brani già esistenti che viene utilizzata solo per dare un'idea del ritmo e dell'atmosfera mentre il film prende man mano forma. Per il film era stato coinvolto un compositore, Alex North, che aveva già lavorato con Kubrick in passato e gli era stato dato il compito di scrivere una colonna sonora originale per il film. Però che cosa succede? Che Kubrick nel frattempo si innamora completamente della musica provvisoria, di quei brani classici che aveva usato solo come riferimento, tra cui Richard Strauss e Johann Strauss II, e prende una decisione fuori dagli schemi perché decide di non usare la colonna sonora originale. Il problema è che questa decisione non viene comunicata al compositore. Alex North arriva così alla prima del film convinto che la sua musica sarà nel montaggio finale. Si siede in sala, il film inizia e si rende conto che scena dopo scena la sua colonna sonora non c'era, era stata completamente sostituita. Verrà poi in realtà utilizzata per un altro film, quindi non tutto il lavoro è stato buttato. Questo però la dice lunga sul modo di lavorare di Kubrick. Per lui non esisteva nessuna regola fissa, nessuna gerarchia tra gli elementi del film. Se qualcosa funzionava meglio, anche se era nato come provvisorio, per lui diventava definitivo. E la musica stessa è un indizio, come dicevamo, perché Also sprach Zarathustra richiama Nietzsche e l'idea del superamento dell'uomo. Il film parla di evoluzione, ma non come progresso lineare, parla di qualcosa che va oltre l'essere umano. In più, per capire davvero la potenza di 2001 Odissea nello spazio, bisogna ricordarsi anche quando esce. Il film arriva nel 1968, cioè nel pieno della corsa allo spazio, in un momento in cui l'umanità stava proprio trasformando l'esplorazione cosmica da sogno fantascientifico a obiettivo politico, scientifico e militare. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si stavano contendendo il dominio simbolico del futuro e lo spazio non era solo una scoperta, ma prestigio e potere. In questo scenario Kubrick realizza un film che sembra arrivare in anticipo sulla realtà ed è quasi inquietante pensare che il 2001 esca un anno prima dello sbarco sulla Luna, cioè prima ancora che l'essere umano metta davvero piede sul suolo lunare. Kubrick aveva così già mostrato al pubblico basi spaziali, voli commerciali nello spazio, stazioni orbitanti e missioni verso Giove con un livello di credibilità visiva che per l'epoca era assolutamente fuori scala. Io dico sempre che per apprezzare appieno questo capolavoro del cinema bisogna pensare di essere nei panni di chi nel 1968 si sedette in sala a guardarlo. Deve essere stato proprio assurdo. Ma la cosa più affascinante è che proprio questa ambizione lo costringeva anche a lavorare dentro l'ignoto. Kubrick e il suo team cercavano di immaginare il futuro con il massimo realismo possibile, ma in alcuni casi dovevano semplicemente indovinare. Uno degli esempi più belli è la Terra vista dallo spazio. Nel film il nostro pianeta appare tutto azzurro, con un aspetto diverso da quello che oggi ci sembra, no? Ovvio. Il motivo è molto semplice, perché nel 1968 non esisteva ancora una vera fotografia completa della Terra come la conosciamo oggi. La celebre immagine Blue Marble, quella che ha da sempre definito il nostro immaginario del pianeta Terra, sarebbe arrivata solo nel 1972 con la missione Apollo 17, ma anche nelle sue piccole inesattezze 2001 continua a sembrare credibile. L'impatto del film è stato naturalmente enorme. Star Wars eredita direttamente il linguaggio visivo dello spazio, tanto che George Lucas ha ammesso che la struttura del Discovery ha influenzato la Morte Nera e persino elementi come i pod Eva. Anche Interstellar ovviamente riprende quell'idea di viaggio cosmico come esperienza che rompe le categorie umane. Tra parentesi trovate già la mia analisi di Interstellar sul canale. Insomma, qualsiasi film ambientato nello spazio ruba sicuramente qualcosa dal film di Kubrick. Uno degli indizi nascosti più belli di tutto il film arriva poi durante la parte lunare. Durante una conversazione Heywood Floyd finisce per tracciare inconsciamente con la mano la forma del monolite. In quel momento la scoperta
scoperta sulla Luna è top secret e proprio per mantenere il segreto viene fatta circolare la falsa voce di una presunta epidemia sulla base lunare. Anche i nomi dei personaggi in un film come questo acquistano un peso che vale la pena notare. David Bowman, per esempio, è un nome perfetto. Bowman richiama l'idea dell'arciere, di qualcuno che lancia qualcosa verso un punto lontano oltre il proprio limite. Si parla spesso di compleanni in 2001 Odissea nello spazio e in questa scena la bambina è proprio la figlia di Kubrick. C'è poi una coincidenza famosissima. Se si prendono le lettere che precedono HAL, nell'alfabeto si ottiene I, B, M. In realtà Arthur C. Clarke ha sempre negato che fosse intenzionale, dicendo che HAL sta per Heuristic Algorithmic, ma il collegamento con il colosso informatico dell'epoca è una coincidenza più che curiosa. Chiudiamo poi con una teoria molto interessante che riguarda la forma del monolite. È una superficie nera, verticale, perfetta, che ricorderebbe una sorta di schermo. È un oggetto che rappresenta anche il mezzo attraverso cui viene trasmessa conoscenza e diventerebbe così quasi come un simbolo del cinema stesso. È come se Kubrick stesse dicendo che il vero strumento evolutivo non sia solo la tecnologia mostrata nel film, ma anche l'immagine, l'atto stesso di guardare. E quindi il monolite, in modo quasi metacinematografico, diventa anche lo schermo che ci sta raccontando tutta la storia dell'uomo. E forse è proprio per questo che 2001 Odissea nello spazio continua a sembrarci così enorme anche oggi. È un film sul momento in cui l'essere umano arriva al limite di ciò che conosce e si trova costretto a fare i conti con qualcosa che lo supera. Tutto il film in fondo racconta sempre la stessa cosa, racconta il momento in cui una forma di vita incontra uno strumento, una conoscenza, una soglia, e da quel contatto non esce più uguale a prima. E succede anche con Hal, che forse è il personaggio più inquietante di tutti, perché è il momento in cui lo strumento smette di essere soltanto un'estensione dell'uomo e comincia a imitarlo, quasi a sostituirlo. Ed è qui che 2001 oggi colpisce ancora più forte, forse di quanto colpisse nel 1968, perché oggi viviamo davvero in un mondo in cui le macchine non si limitano più a eseguire, analizzano, interpretano, prevedono, generano immagini, testi, voci, risposte, tutto quanto. Entrano nelle nostre vite in modo sempre più profondo e più naturale. E guardando 2001 Odissea nello spazio oggi è impossibile non sentire che Kubrick avesse già intuito il nodo centrale di tutto questo: capire che cosa succede all'essere umano quando delega sempre più parti di sé a qualcosa che ha costruito lui stesso. Infatti ogni salto evolutivo che il film mette in scena porta con sé anche una perdita. L'osso è uno strumento, ma è anche la nascita della violenza. L'astronave è il segno del progresso, ma il mondo che la circonda è freddo, sterile, svuotato. HAL è il culmine dell'intelligenza artificiale, ma è anche il momento in cui la macchina finisce per sembrare più viva degli esseri umani che la circondano. Il film ci lascia addosso l'idea che l'evoluzione non coincida necessariamente con un miglioramento, che andare avanti non significhi automaticamente diventare migliori, più profondi, anche più umani. Potremmo diventare sicuramente più efficienti, più avanzati, più sofisticati, ma questo non vuol dire per forza diventare più vivi. Come dicevamo, lo Star Child è la rappresentazione di una nuova forma dell'esistenza, ma Kubrick non ci dice mai se questa nuova forma sia qualcosa di superiore nel senso in cui noi umanamente useremmo quella parola. Non ci dice se sia un traguardo desiderabile, non ci dice se sia salvezza, trascendenza o magari anche perdita definitiva di ciò che siamo stati fino a quel momento. Se questa è davvero la prossima tappa dell'umanità, se questa è la direzione verso cui stiamo andando ogni volta che costruiamo qualcosa di più intelligente, di più potente, di più avanzato di noi, siamo sicuri di sapere davvero che cosa stiamo diventando? Bene amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video e se siete arrivati fino a questo punto fatemelo sapere nei commenti mettendo l'emoticon della galassia. Io vi ringrazio di cuore per il vostro supporto e vi aspetto nei commenti per leggere le vostre analisi su questo capolavoro del cinema. Io vi aspetto nel frattempo ogni mercoledì su Twitch alle 21:30 con le nostre dirette sul Cineforum e ogni settimana sempre qui su YouTube.